Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Come sempre faccio tutto questo per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i vostri feedback. Ora tenetevi saldi perché questa puntata sarà diversa dal solito, molto più succosa perché, come avrete notato, lo scorso mese abbiamo saltato l'appuntamento, oltre al fatto che nell'ultimo periodo ne ho combinate di tutti i colori. Ho viaggiato in 4 paesi diversi e ho spostato la mia residenza a Dubai, senza nemmeno menzionare i mercati e Bitcoin, tutte cose che piano piano toccheremo in questo video. Per riordinare questa rubrica, i miei investimenti, in modo che il video sia ancora più fruibile, d'ora in poi raggrupperò i miei investimenti per tipologie e li andrò a snocciolare in ordine di peso, dalla tipologia dove ho meno capitale a quella dove ho investito di più, per poi in conclusione fare un commento e concludere con tutti i piani e progetti futuri, più un paio di sorprese questo giro. Perciò questo mese in ordine abbiamo peer-to-peer lending, mercati finanziari e mercati cripto. E sì, il mercato cripto è quello che pesa di più nel mio portafoglio e oggi, dopo un po', vi faccio vedere nuovamente tutte le cifre. Insomma, sarà una puntata impegnativa. Iniziamo. Come sempre, ultima cosa prima di iniziare, vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Io vi voglio solo condividere la mia esperienza nella speranza che possiate trovare informazioni utili. Poi in questo video vado molto spedito, ma se volete approfondire ogni argomento, qui sotto in descrizione potete trovare una montagna di risorse. Ora, come vi dicevo, la prima tipologia di investimento, quella dove ho meno capitale, sono le piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarle semplicemente, qui si vanno a fare prestiti a persone o aziende e si ottiene un tasso di interesse. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. Qui nell'ultimo mese ho depositato 650 euro e negli ultimi 2 mesi ho ottenuto 44,98 euro di interesse. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Rendimento Etico. Qui si va a fare peer-to-peer lending per progetti immobiliari. Qui gli interessi vengono restituiti alla fine di un progetto. Nell'ultimo mese non è finito nessun progetto, quindi non ho ottenuto nulla di interessi. Qui sto anche valutando se continuare l'investimento, perché sfortunatamente i progetti in piattaforma sono pochi e si riempiono istantaneamente, quindi è difficile investirvi. La terza piattaforma nella quale investo si chiama Cryptalia. Qui negli ultimi 2 mesi ho depositato 4.000 euro e ho ottenuto 16,46 euro di interesse. Qui si va a fare peer-to-peer lending per piccole e medie imprese, per progetti di piccole e medie imprese. Se siete interessati e volete approfondire, da pochissimo ci ho anche fatto una video recensione. Negli ultimi 2 mesi queste 3 sommate mi hanno dato un guadagno di interessi di 61 euro e 44 centesimi e in questo momento il peer-to-peer lending pesa per il 5,3% del mio portafoglio investito e come vi dicevo lo scorso mese sto spostando piano piano un po' di liquidità, un po' di nuova liquidità per ribilanciare il mio portafoglio investito a discapito di altri asset come le cripto che hanno avuto un boom clamoroso nell'ultimo anno e hanno sbilanciato tutto il mio portafoglio, ma dopo ne parleremo approfonditamente. Ora, passando ai mercati finanziari, facciamo una bella carrellata crescente di tutti i miei portafogli, insieme a quelli che sono i miei nuovi investimenti. Il portafoglio più piccolo per questa tipologia è su Moneyfarm, che come avete visto sto testando perché molti lo spacciano come miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente. E proprio da pochissimo è uscito un video dedicato su Moneyfarm se doveste interessarvi. Comunque, anche lo scorso mese è partito un deposito ricorrente di 500 sterline mensili e il mio portafoglio si trova in questo stato, in profitto di 317 sterline. Quindi bene, ma questo portafoglio bene o male segue l'andamento generale del mercato e dato che stiamo avendo un anno clamorosamente positivo, chi ha investito viene ripagato. Di Moneyfarm mi hanno dato un link bonus per abbassare le loro commissioni per i primi mesi. Ve lo lascio in descrizione, ma date sempre un occhio qui sotto in descrizione perché se c'è un qualche bonus dei prodotti che menziono ve lo lascio. Il mio secondo portafoglio qui in ordine di grandezza è su Interactive Brokers e sì, questo è un nuovo portafoglio. Qui ho iniziato un nuovo piano di accumulo per riequilibrare l'allocazione del mio intero portafoglio. L'ho aperto grazie alla nuova liquidità proveniente dalla chiusura dell'anno fiscale in UK. Comunque per questo piano d'accumulo ho scelto 2 ETF, uno che replica l'indice MSCI World sui mercati sviluppati di Lyxor, uno invece sui mercati emergenti di iShares e su entrambi d'ora in poi investirò 4.000 euro al mese. Poi oltre a questi due, come avrete visto, ho comprato 23 azioni di Alibaba per un totale controvalore di circa 4.000 euro. Ho approfittato
del crollo cinese, a mio parere immotivato per alcune aziende. Ma ora passiamo al mio terzo portafoglio su Nutmeg, un robo-advisor che ho aperto per il conto Lifetime ISA che mi ha permesso di avere dei bonus dal governo inglese. Lo approfondisco sempre nel video della mia dichiarazione dei redditi in UK. Comunque, ad ora mi trovo in questo stato in profitto di 3.118 sterline e anche questo numero rispecchia il mercato, che fino a qui mi premia dato che ho iniziato ad investire a marzo dell'anno scorso in piena crisi. Ed infine passiamo al mio portafoglio su Trading 212, attualmente il mio più grande portafoglio sui mercati finanziari. Qui come al solito vedete l'andamento dei miei vari titoli in portafoglio, Berkshire Hathaway e Westrock, oltre a tutte le piccole posizioni che derivano da bonus per il mio link invita un amico. Infine, come notate, sto continuando ad accumulare 2 ETF. Ho comprato 1000 sterline di un ETF iShares sui mercati emergenti e 1000 sterline di un ETF di Xtrackers che cerca di emulare l'S&P 500. E come sempre, dato che li sto accumulando mese per mese, non mi preoccupa il prezzo d'ingresso attuale, anzi se questi ETF dovessero scendere, io sono pronto ad acquistarne ulteriormente. E con quest'ultimo portafoglio abbiamo terminato il mercato azionario, che pesa attualmente sul mio portafoglio investito per il 44,4%. Ed ora è arrivato il momento di passare al mondo cripto, che nell'ultimo anno mi ha fatto ballare parecchio e dopo tutto questo ballo rappresenta momentaneamente la parte più grande del mio portafoglio. E tra l'altro in questo momento non ho nemmeno da farvi vedere nessuna cripto, perché novità, le ho liquidate tutte e in questo momento ancora per poco ciò che è in cripto è provvisoriamente, lo ripeto provvisoriamente, è in 5 piattaforme CeFi che offrono crypto interest account, nelle quali ho depositato delle stablecoin USDC e USDT, per definizioni stabili. Un USDC o USDT è uguale a $1. Mi trovo in questo stato perché dopo aver venduto le mie cripto volevo comunque ottenere del profitto da quel capitale, mentre ero in viaggio e non riuscivo più ad operare come prima con i Madmen. Per chi non li conoscesse, i Madmen è la community cripto di cui faccio parte e andate a darci un occhio se vi interessa in particolare il mondo cripto. Oltretutto mi trovo in questo stato perché devo ancora studiare al meglio come allocare questo capitale al meglio, perché come state per vedere sbilancia parecchio il mio portafoglio. Ecco la carrellata delle 5 piattaforme CeFi dove investo. Su Binance nella parte Earn ho questo capitale, su Nexo dove ho questo capitale, negli ultimi 2 mesi ho guadagnato circa 180 USDC. Su Celsius dove ho questo capitale, negli ultimi 2 mesi ho guadagnato circa 110 USDC. Su BlockFi dove ho questo capitale, negli ultimi 2 mesi ho guadagnato circa 281 USDC. Su CryptoEarn dove ho questo capitale, negli ultimi 2 mesi ho guadagnato circa 206 USDT. Per un totale di circa $780. Li guadagno perché queste piattaforme offrono un interesse annuo sul deposito di queste stable a partire dall'1,2% su Binance per superare il 10% su Celsius e Nexo. Sul loro funzionamento lo so, devo farci un video, ci ho già lavorato, però a causa dei molti spostamenti, come avrete visto, ho dato priorità a molti altri video. Comunque, se volete provare tutte queste piattaforme, qui sotto in descrizione vi lascio i miei link invita un amico, che tra l'altro hanno per quasi tutte le piattaforme dei bonus anche molto sostanziosi. Però mi raccomando, come sempre, approfondite e fate le vostre considerazioni. Non mettete i vostri soldi in queste piattaforme solo perché lo faccio io. E comunque, se volete approcciarvi al mondo cripto, la prima cosa che vi consiglio di fare è di andarvi ad informare sull'argomento sicurezza, quindi come è meglio acquistare le proprie cripto e soprattutto come è meglio detenere e custodire le proprie cripto. Io ci ho fatto diversi video, ma penso che questo sia il primo argomento da affrontare. Mentre per chi è interessato ai servizi cripto che uso di più, oltre alle 5 piattaforme che menzionavo prima, io mi affido a Coinigy, Binance, Crypto.com e Coinbase Pro per gli exchange. Link e bonus sempre in descrizione. Ovviamente per precisare nuovamente, soprattutto su Crypto.com e Binance questi soldi sono in continuo spostamento. Questa è una posizione provvisoria ed errata, infatti la parte cripto ora rappresenta il 50,3% del mio portafoglio investito. Per carità, ora è tutto in stable, ma è comunque troppo. E attualmente, come vi dicevo nel video di un paio di mesi fa su Bitcoin, il lavoro che devo fare è prima di tutto sfoltire la percentuale del mio portafoglio in cripto e dopodiché dividere nuovamente il capitale cripto in capitale da lavoro e capitale da investimento, così da meglio organizzare il tutto e riniziare piano piano un piano d'accumulo su Bitcoin, strategia che spiego in questo video e che secondo me rimane la migliore per chi vuole esporre una parte del suo portafoglio alle cripto. Comunque, oltre a questo sfoltimento della parte del mio portafoglio
portafoglio cripto, quello che andrò a fare per riequilibrare tutto è aggiungere liquidità nella parte dei mercati finanziari e peer-to-peer, perché ricordatevi sempre che in questo video state vedendo solo la parte del mio capitale investito. Oltre a questa, nel mio caso c'è, e ci dovrebbe sempre essere, una parte di capitale liquido con cui poter cogliere occasioni, avere un fondo di emergenza e, cosa che sto facendo, continuare i piani d'accumulo e ribilanciare il mio portafoglio. Poi, oltre alla liquidità, in questo video manca anche tutta la parte di reddito attivo, perché comunque sto investendo nei miei progetti che sempre di più stanno diventando delle piccole aziende, delle piccole realtà. Ed ora, infatti, infine, è arrivato il momento di parlare dei miei progetti futuri. Sicuramente nei progetti futuri c'è quello di continuare i miei piani d'accumulo, perché in tutti gli investimenti a lungo termine io entro con il dollar cost averaging. Quindi, come è giusto che sia, i miei portafogli non sono mai finiti, ma sono in continua evoluzione, anche perché in questo momento è completamente da ribilanciare. Dopodiché sto continuando ad investire tempo e soldi su Omni, la community del denaro che ha quasi raggiunto le 19.000 persone, e per questo sono contentissimo. Voi, per scoprire di cosa sto parlando, andate a vedere la pagina Instagram. E penso che non serva risottolinearlo, ho lasciato Londra per partire alla scoperta di opportunità in giro per il mondo. Avrete già visto i primi video tra Malta, Istanbul e Dubai. Oltre a questi, oltre a quelli, ne stanno arrivando molti altri iper interessanti, almeno a mio parere, senza parlare di tutta la lista di stati e cose che in questa nuova rubrica voglio farvi vedere alla scoperta di opportunità in giro per il mondo. Poi da pochissimo è uscito il mio primo tentativo di brand, Nihil, e andate a vedere il mio ultimo unboxing se ve lo siete persi, potrebbe interessarvi, mi auguro che vi interessi. Infine, per quel che riguarda la corsa, per quel che riguarda la rubrica sulla maratona, sono stato abbastanza sfortunato perché causa Covid non sono potuto entrare in Norvegia, dove dovevo partecipare ad una maratona particolarissima. Quindi la mia gara è purtroppo da riprogrammare e magari ne possiamo parlare di tutto questo in una live questa settimana, anche perché è da un po' che non si fanno. Perciò, che dire, iscrivetevi al canale se volete vedere tutte le future avventure, andate a dare un occhio al mio profilo Instagram se volete rimanere aggiornati quotidianamente su quello che sto combinando. Detto questo, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e ditemi cosa volete vedere in futuro. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!